Il copy trading è uno dei modi più pubblicizzati online per fare soldi. Ti dicono copia un trader esperto e guadagni anche senza studiare, anche senza sapere nulla di trading. Su carta sembra perfetto, però se è così facile, perché nessuno lo fa? Beh, te lo dico subito, perché quello 0,5% giornaliero di profitto che ti promettono è un 200 e passa per cento annuale. E tenendo conto che uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, Warren Buffett, fa circa un 20% annuale, beh, qualcosa non torna. La realtà è che se il copy trading fosse veramente come ti mostrano, saremmo tutti milionari. Ciò non toglie però che il copy trading in modo profittevole è possibile farlo. Quindi è veramente possibile fare copy trading oppure no? Ho preso i miei soldi e lo sto facendo per te. Quindi in questo video ti mostro tutto quello che c'è da sapere sul copy trading e soprattutto un bel esperimento per vedere effettivamente sto copy trading se funziona o meno. Ho preso 5.000 euro e li ho buttati letteralmente sul copy trading e tra poco ti mostro come sta andando. Partiamo prima da una cosa semplice. Ormai lo sappiamo, ci vendono il trading come fosse un bancomat, una roba che tu vai lì online, gratis, facile e ti stampa letteralmente soldi come se non ci fosse un domani. Ville, Lamborghini, Dubai e chi più ne ha più ne metta. Come ci vendono tutto questo grandissimo mondo gonfiato del trading? In 3 modi. Il primo, quello delle sale segnali, dove tu paghi un abbonamento mensile, 50, 100 euro, 20 euro, 10 euro, e ricevi dei segnali, dei compra e dei vendi, che tendenzialmente però, diciamoci la verità, alla fine non funzionano quasi mai. Secondo, i bot miracolosi. Quei bot che ti garantiscono lo 0,5%, 1%, 2% addirittura al giorno di profitto. Ma ragazzi, obiettivamente, anche solo l'1%, che sembra poco al giorno, ma è più di un 300% all'anno, beh, forse qualche conto in tasca bisognerebbe farselo. Nel giro di 7-8 anni, a fare interesse composto su un capitale anche piccolo, ma fare un 300% ogni anno, diventi Elon Musk. E poi, diciamocelo, se Warren Buffett fa il 20% annuo, è vero che non fa trading, ma investe, d'accordo. Però magari, anziché stare lì a selezionarsi le aziende, potrebbe usare anche lui il nostro bot magico, no? Ecco, nella maggior parte dei casi, anche questi bot sono fumo. E terzo, i corsi per diventare milionari. Basta mettere Dubai più una Lamborghini più una bella ragazza e magicamente tonnellate di corsi che vendono come se non ci fosse un domani, il sogno di diventare milionari con il trading. La realtà è che il trading è una professione vera e propria. E tu dirai, cosa c'entra tutto questo col copy trading? C'entra, perché il quarto punto è proprio il copy trading. Da un po' di anni a questa parte è diventato famoso il concetto proprio di copy trading, cioè quel quarto elemento che ti viene venduto come strategia per diventare ricchi, guadagnare soldi senza fare nulla. La realtà però è un pochino diversa e ora che mi sono sporcato le mani, beh, te la mostrerò nuda e cruda. Quindi che cos'è il copy trading? Beh, non è che tu ogni mattina ti alzi, guardi un trader, vedi che operazioni fa e poi manualmente ti metti lì. No, non stai facendo l'amanuense. Il copy trading generalmente è un sistema automatizzato dove c'è un trader, ci sei tu, e in mezzo un intermediario, come un broker. In questo caso ti mostrerò Naga come intermediario e tra poco ti dico perché. Il trader apre e chiude le sue operazioni e tu semplicemente in automatico, tramite il broker, le vai a copiare. Il broker analizza quelle posizioni e le replica pari pari sul tuo conto. Questo è il copy trading. Copi tutto quello che fa quel trader nel bene e nel male. La tesi venduta è quella del scegli un trader, lo copi, guadagni senza fare niente e senza sapere niente. La realtà, piccolo spoiler, un pochino devi masticare, soprattutto in ottica di rischio-rendimento, cioè devi sapere come e quanto allocare del tuo capitale. Ma anche su questo ci torniamo nella parte pratica del video. Quindi la prima cosa, se vogliamo fare copy trading, qual è? Quella di scegliere un compagno di viaggio sensato. Ho fatto copy trading per anni, provando e riprovando decine di piattaforme, broker, exchange e chi più ne ha più ne metta, e ora per questo video qua sto testando Naga. E ti posso dire che tra tutte le soluzioni che ho provato mi sembra quella più affidabile e più seria. Naga dopotutto è un broker attivo dal 2015, facente parte di The Naga Group AG, un'azienda fintech tedesca quotata sulla borsa di Francoforte e con una capitalizzazione di mercato di circa 100 milioni. Quindi parliamo di un gruppo solido che ci dà un vantaggio extra rispetto alla maggior parte di altri broker, cioè il fatto che i loro bilanci siano tutti pubblici. Quindi sappiamo effettivamente con chi stiamo operando, cioè dove stiamo andando a depositare i nostri fondi. Inoltre è anche autorizzata e regolamentata ovviamente per operare in Europa dalla CISEC e in Italia da Consob. Al suo interno troviamo oltre 3.000 azioni reali, ETF, ma anche CFD, commodities, cripto da oltre 15 paesi globali e quindi tutto quello che ci serve è il necessario per poter sia fare trading che, se vogliamo investire appunto. Il tutto
con una commissione dello 0% fino a 100.000 euro di ordini mensili. Inoltre fino a fine agosto c'è una promo bomba. E quando dico bomba dico veramente bomba. Sto parlando della Summer Free Share che ci hanno dedicato e durante la quale puoi ricevere fino a 100 azioni a seconda di quanto depositi sul loro broker, con valore compreso tra i 25 e i $600 l'una, quindi per ciascuna azione. Per partecipare alla campagna, molto semplice, usi il link che trovi qua sotto nella descrizione, ti registri gratis a Naga, completi la verifica di identità, ci vogliono veramente 2 minuti, ed effettui il tuo primo deposito. Nel momento in cui vai a depositare, ti comparirà un piccolo specchietto che dice di aggiungere un promo code. Lì aggiungi il promo code relativo a quanto stai depositando secondo questa tabella qua e ricevi così il tuo premio. Per esempio, se depositi 5.000 euro, come ho fatto io, ti vengono date 10 shares, 10 azioni, con valore nominale di ciascuna tra i 25 e i $600. Per ottenerla devi scrivere in quello spazio il codice promozionale Summer10 esattamente come lo vedi scritto. Te lo metto anche poi qua sotto nella descrizione. Quindi puoi ricevere sostanzialmente depositando 5.000 euro un valore compreso tra i 250 e i $6.000 di controvalore nelle azioni che vai a prendere perché sono 10. Se depositi 25.000 ne prendi 40 di share e così via. La promozione è attiva fino a fine agosto, quindi ormai siamo agli sgoccioli. Qua sotto il link, sfruttala e fammi sapere com'è andata. Addentriamoci quindi nel vivo del copy trading. Quindi iniziamo ad avvicinarci alla fase in cui ci sporchiamo le mani. Il copy trading presenta diversi problemi. Il primo grande problema, tu non sai chi stai copiando. Ecco, su Naga uno dei vantaggi che ho trovato è che c'è un'assoluta trasparenza nei dati, nelle statistiche proprio di ciascun trader. Quindi possiamo andare a capire se effettivamente il trader che abbiamo davanti è un improvvisato o quantomeno ci sa un po' fare. Però tendenzialmente, in linea generale, questo è il grosso problema del copy trading, che tu dall'altra parte non hai idea di chi ci sia. Il secondo problema è quello del win rate. Infatti se andiamo a vedere su Naga, e questo è un problema in realtà comune nella maggior parte di broker che permettono appunto di fare copy trading, e selezionando un trader qualsiasi, per esempio questo qui, andremo a vedere dei win rate sempre stranamente molto alti. 88,19% questo, se andiamo da questo qua addirittura un 90%, oppure andiamo a vedere un altro, questo qui un 86%, e ancora questo qua per esempio un 80%, e vediamo se ce n'è uno ancora più alto, un 100% di win rate. Insomma, è facile trovare win rate molto elevati, ma attenzione, quando valutiamo il trader da copiare non dobbiamo basarci sul win trade, ma dobbiamo basarci su qualcos'altro, e quel qualcos'altro è il net profit, cioè quanto è il loro profitto netto. Prendiamo per esempio, vediamo un po' questo. Se io vado qua vedo che ha un profit rate del 77,52%. Queste sono le sue stats, ecco, non sono proprio delle migliori. Vedremo che attualmente è in perdita. È vero che c'è un win rate alto, però se vado a vedere gli ultimi trade tutti perfetti, belli, immacolati, però effettivamente andando a vedere qua vediamo che il ritorno non è proprio dei migliori, c'è stato un bel picco. Andiamo a pescare un altro trader, magari con dei risultati importanti, ecco ad esempio questo qui che è al primo posto adesso. Lui vediamo sta andando molto bene. Ecco, vediamo che ha un win rate molto elevato, vediamo che ha un profitto realizzato di $768.000, più di $500,000, ma se io vado in questa schermata Open Trade, ecco qua, ha un profit and loss attuale in perdita di $920.000, quindi è in perdita praticamente di $1 milione. Ne ha guadagnati 768, sì, però qua è in perdita di 920. 49 trade attualmente aperti in perdita. E, guardando le statistiche, scopriamo che sta operando di fatto da luglio 2026, quindi è uno storico molto 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 corto. Ecco, è questo che voglio dire con non guardiamo solo il win rate. E per capire bene questo concetto del win rate devi comprendere che la maggior parte di broker pagano il copy trading solo per posizioni chiuse in profitto, non in perdita. Quindi cosa succede? Succede che i trader tendono a chiudere posizioni in profitto ma lasciar correre quelle in perdita. Quando torneranno in profitto le chiuderanno perché altrimenti non guadagnano il copy trading, e anche su Naga è così. Ecco perché non possiamo basarci solo su questo dato, perché sarebbe come dire uno studente che ti mostra che ha il 95% di compiti consegnati con almeno una sufficienza. E tu dici, caspita, è un bravissimo studente, se non fosse che quello studente consegna solo i compiti in cui ha ottenuto almeno una sufficienza, e quelli in cui non è stato sufficiente li nasconde sotto al materasso. Funziona allo stesso modo. Il vantaggio è che su Naga io posso andare a vedere effettivamente sotto quel materasso e quindi vedere se è in perdita o in profitto veramente. E soprattutto posso vedere il loro storico. Ancora una volta, un'altra cosa che posso vedere è ciascuna singola operazione con quanto profitto viene chiusa. Perché spesso nel copy trading ci sono trader che vanno a falsificare
quel win rate, perché sanno che le persone li seguiranno proprio per il win rate, e quindi che cosa fanno? Vanno a chiudere operazioni subito, immediatamente, appena le aprono, in profitto anche di uno 0,1-0,2%, e poi lasciano invece correre quelle in perdita finché non tornano in profitto. Il rischio qual è? È che non avendo un corretto bilancio rischio-rendimento, si trovano ad avere posizioni chiuse in profitto per uno 0,1%, ma in perdita magari del 50%. È un po' come dire, fai finta di avere 100 euro sul conto, ogni volta che guadagni 10 centesimi prendi il profitto, però posizioni che magari ti sono sotto di 50-60 euro le lasci correre finché poi alla fine non ti mangiano il capitale. Questa è un'altra cosa a cui fare attenzione, e su Naga puoi ovviamente andare a vederla vedendo tutti i trade chiusi nella schermata che ti ho mostrato prima. Quindi cosa dobbiamo guardare? 1. Il profitto netto, quindi quanto hanno veramente fatto di profitto netto, e 2. Lo storico. Più un trader ha uno storico saldo lungo, quindi non che è partito lo scorso mese, più posizioni ha collezionato, e quindi per noi più sicurezza c'è nell'andare a seguire quel trader piuttosto che un altro. Poi il terzo elemento ovviamente è il modo in cui noi gestiamo ogni trade e gestiamo il rischio. E su questo ci torniamo tra poco nella parte pratica. Quindi che cosa ho fatto su Naga? Ti mostro il mio esperimento. Sono partito con un capitale di circa 5.170 euro, li ho caricati sulla piattaforma e sono andato a selezionare un pool di trader che mi sembravano avere un profitto netto sensato, perdite non realizzate non così troppo marcate, anche se ce n'è qualcuno che ho seguito che sono abbastanza marcate. Terzo punto, lo storico. Uno storico il più possibile ampio e il più possibile regolare. Ultimo punto, sono andato a settare bene il rischio per ciascun trader. Quindi sono andato a impostare una copiatura dell'1% rispetto alle posizioni che aprirono loro. Quindi se loro aprono con 100, io aprirò con 1. L'1% appunto è la posizione che vanno ad aprire. Il risultato è quello che ti sto per mostrare. Ovviamente non è un consiglio di investimento, è un mio personale esperimento e tutti i rendimenti generati non sono sinonimo di rendimenti futuri. Quindi fai le tue dovute analisi prima di decidere se e con quanto posizionarti. Io ora ti mostro a scopo didattico quello che abbiamo fatto. Eccoci qua, io ho caricato il mio conto, ho messo 5.173 euro in modo da poter avere il livello silver. Il livello silver infatti ci dà delle fee, delle commissioni allo 0%, a partire dal livello silver in su, dello 0% sul copy trading. Per essere silver bisogna avere almeno 5.000 punti, cioè sostanzialmente aver depositato almeno 5.000 euro sul conto. Per il bronze 2005 e per l'iron 250. Di poi ognuno chiaramente può decidere. Iniziamo quindi il nostro esperimento e andiamo a copiare. Andiamo nella sezione Find Leaders e andiamo a scegliere i trader da copiare. Io ne ho già selezionati due, uno è questo e l'altro è questo qui. Andiamo quindi a vederne il profilo, vediamo che ha un win rate alto, ma come dicevo non dobbiamo stare a guardare il win rate. Comunque noi da qua possiamo vedere tutto, possiamo vedere le stats, quindi come si sta muovendo il suo conto, quindi vediamo che è un conto che ha avuto dei drawdown comunque abbastanza importanti, ma si è mosso relativamente bene. Qui abbiamo tutti i vari dettagli, il profit factor, il ROI per ciascun trade e quindi tutto un quadro generale. Abbiamo gli open trade, ecco in questo caso lui ha 48 trade ancora aperti in perdita, sotto del 78%, un meno 23.870 dollari attualmente, contando che però comunque il profitto totale risulta essere a 152.000. Quindi dobbiamo calcolare anche questa cosa qui perché è molto importante, quello che dicevo appunto prima del win rate. E poi abbiamo tutti i trade eseguiti. Per copiare dobbiamo cliccare autocopy, ecco qua, andare a scegliere se copiare per percentuale o con un determinato amount. Io per esempio ho 5.173 dollari, posso decidere di aprire con 51 dollari ogni posizione. Lo smallest investment è 50 dollari. In questo caso quindi potrebbe essere che per alcune coppie che vado ad aprire magari non mi vengono aperti gli ordini. Quindi in questo caso andrò a piazzare semplicemente un 1%. Vado a mettere un 1% di quello che apre lui, consapevole del fatto che lui tendenzialmente apre circa 619 dollari. Questo è quello che investe generalmente per ogni trade. Quindi noi adesso andiamo a piazzarci qua un ratio dell'1 o 2% massimo, quindi per non rischiare tutto su 1, utilizza generalmente una leva 1,30, quindi più o meno ci sta con quello che è il nostro obiettivo e in linea con il nostro capitale. Start autocopy e voilà, abbiamo iniziato a copiarlo. Poi stessa cosa facciamo anche con l'altro, quindi Find Leaders, eccolo qua. Anche nel suo caso abbiamo un win rate molto alto, abbiamo delle statistiche abbastanza buone, in realtà lui sembra andare un pochino peggio rispetto al trader precedente e anche in questo caso qui abbiamo tutti i vari dettagli. Idem, autocopy,
Andiamo a selezionare stessa roba anche qui, io vado a mettere questo, poi ognuno chiaramente deve mettere il suo. Questo non è un consiglio finanziario, sta poi ad ognuno decidere con quanto operare, in che modo e così via. In questo caso abbiamo un risk-score molto più alto, infatti abbiamo visto che è un trader molto più, eccolo qua, speculativo. Ora, dove vedremo tutta questa roba qui? Nell'autocopy activity. Se io vado a cliccare autocopy activity, eccolo qua, vedremo i nostri trader che stiamo copiando, quanto abbiamo copiato e qua sotto tutto il nostro grafico, quindi con la quantità di capitale che abbiamo investito per posizioni aperte e chiuse, il risultato totale, il ROI, trade totali, quanti sono andati in profitto e quanti sono andati in perdita e qua sotto poi tutto il resto. Possiamo anche andare, se vogliamo, a cercarci altri da copiare. Possiamo vederlo per categorie, per esempio qui abbiamo i top trader, facciamo finta gli ultimi 12 mesi, abbiamo questi qua, abbiamo qua i trading leaders, i most popular leaders. Io posso anche andare a cercarmi quale categorie, tipo sulle cripto, quali sono i migliori negli ultimi 12 mesi. Insomma, possiamo girare, bazzicare un po' qua e là. Adesso io ne ho scelti 2, ma ne possiamo scegliere N, ne possiamo scegliere di più. Ok, piccolo aggiornamento, il trading è effettivamente partito e adesso ti vado a mostrare come sta andando. Innanzitutto ho aggiunto, come puoi vedere, altri trader. Quindi, oltre a Matte Spitt e Lino, ho aggiunto anche Charlie, Gomez ed Expecto Patronum, per andare a diversificare e diluire ulteriormente il rischio, sempre tutti con un 1%. E sempre con una gestione dello stop loss, e tra poco ti mostro questa parte. Allora, è lunedì 24 agosto, 17:29, quindi siamo quasi in chiusura giornata. Il trading fino ad ora ha generato $76. Ho investito, ricordo, 5.170 e qualcosa, non mi ricordo più, euro. Attualmente l'equity del conto è di 5.246 euro, ci sono delle posizioni aperte che come vedi continuano a girare, questo qua è il risultato delle posizioni chiuse. Abbiamo 13 trade totali, 12 in profitto e 1 in perdita. Da qua posso vedere tutte le varie operazioni, come puoi vedere close trade, parto da Matte Spitt, la prima operazione è stata aperta 9 ore fa, quindi questo che stai vedendo qui è tutto lo storico delle operazioni di oggi, aperte e chiuse di Matte Spitt, che sono, se non sbaglio, 15 trade totali, 4 ancora attivi e 11 già chiusi. Qui c'è il profit and loss totale, quindi quanto già generato, 60 euro. Poi qua c'è Lino che ne ha fatta una oggi, 4 ore fa, 4,78 euro ed ecco qua un trade. E poi c'è una di Charlie che ci ha fatto 32 centesimi 2 ore fa circa. Quindi ottimo, sta andando bene, ma attenzione, fermati un attimo. Perché devi sapere che poco tempo fa, la maggior parte, circa un'oretta fa, tutte queste operazioni da qua a qua erano quasi tutte in perdita ed erano complessivamente in perdita di circa $60. Quindi se io vado qua nel copy trading vedo che ho fatto $76, sì, ma poco fa ero tornato praticamente al livello di partenza, quindi a quanto avevo depositato, in realtà anzi leggermente sotto. Perché ti sto dicendo questo? Perché il copy trading non è tutto rose e fiori, comporta dei rischi e questi rischi sono importanti, sono rischi collegati al tuo capitale, sono soldi che stai posizionando e copiare trader profittevoli non vuol dire che quei trader nel momento in cui li copi in automatico apriranno solo posizioni in profitto e faranno un sacco di soldi, non funziona così. Il tuo profilo, il tuo patrimonio salirà e scenderà. Quindi il copy trading potrebbe non essere adatto veramente a tutti come fanno credere. E soprattutto non è da fare con tutto il capitale, ma con una porzione di capitale consona al nostro rischio. Consapevoli del fatto che quello che stiamo posizionando nel copy trading può essere tutto al 100% perso. E dobbiamo essere anche consapevoli del rischio. Perché ti dico del rischio? Perché, come ho detto, ogni posizione, vediamo se lo noti, queste qui hanno tutte uno stop loss perché sono andato ad aggiungerlo io. Di base non hanno uno stop loss. Quindi se io adesso vado qui per esempio e faccio così, eccola qua, la posizione si presentava così senza stop loss. Io sono andato manualmente e lo faccio ogni volta che vedo che vado a dare un'occhiata, la aggiungo, vado a mettere uno stop loss io qua. Quindi apro lì e clicco qua dove c'è stop loss, posso scegliere un livello di prezzo oppure un amount del capitale totale. Io per esempio qua ci metto sempre meno 30, meno 40, meno $50, dipende da quello che vedo nel mercato. In questo caso ho messo $30, sono 4 operazioni, se tutte e 4 andassero in perdita, venissero liquidate con $30 sarebbero 3 per 4, 12, $120 di perdita. Attualmente, contando che ho $5.240 in questo momento, fai $5.200, io potrei perdere massimo l'1% per ogni trade aperto. Se fosse l'1% vuol dire che sarebbero $52 ciascun trade. Io mi tengo leggermente più stretto. E qua un suggerimento, mettiamo stop loss
non troppo stretti ma neanche troppo larghi. Ecco perché non ho messo $10, non ho messo neanche però $50, quelle di prima sì, alcune avevo messo anche $50, sto mettendo una via di mezzo. In ogni caso questa è una cosa che ognuno poi si vede da sé. Quello che voglio dirti è che è importantissimo che andiamo a gestire bene questa parte. Ovviamente posso anche decidere di chiudere le posizioni quando voglio. Per esempio ora voglio chiudere per esempio questa posizione qua sul Nasdaq, posso cliccare qui, tac, e chiuderla. Voglio chiudere anche, che ne so, questo che è in profitto, posso cliccare qui, tac, chiudere, tac, le vogliamo chiudere tutte, chiudiamole tutte, via, chiudi, ecco qua, posso comunque gestirmi tutto come voglio. Poi nel momento in cui il trader andrà ad aprire nuovamente le posizioni, di nuovo ricominceranno a partire. Ecco qua, andrò a vedere il risultato, ecco il risultato di oggi sono $82. Tutte le posizioni aperte e chiuse di oggi ci hanno generato $82. 3 chiuse in perdita, 14 in profitto e ci siamo portati a casa $82. Siamo partiti con 5.170 e qualcosa e siamo a 5.245. Una cosa che posso fare adesso, se voglio, posso lasciar correre oppure posso mettere in pausa ciascun trade. Io posso mettere per esempio qui, dirgli no guarda, pausa, non voglio più copiare e poi riattivare un'altra volta. Ad esempio facciamolo su questo che ora non sta operando. Se io faccio pausa, eccolo qua, è in pausa. Poi vado su inactive, tac, enable e voilà, e l'ho riattivato. Quindi se io ora dico, la giornata è andata bene, siamo alle 5:37, mi posso reputare soddisfatto, voglio mettere in pausa il copy trading e andare a dormire tranquillo perché non ci sono posizioni che stanno correndo, posso farlo. Quindi molto molto comodo. Quindi primo giorno di copy trading direi più che positivo. Adesso lasciamo andare avanti e faremo magari un aggiornamento tra un po' di giorni. Farò magari un secondo video in cui andremo a vedere come sta andando, risultati, analizzeremo qualche posizione singola per vedere i trade come sono andati e insomma cercheremo di trarre un po' di conclusioni per rispondere alla domanda se sto copy trading può funzionare o meno. Ha senso quindi fare copy trading su Naga? La risposta è sì, purché venga fatto con la nostra testa e consapevoli di pro e contro, perché sì, ci sono pro e contro. È vero, stiamo guadagnando, il primo giorno è andato benissimo, però non vuol dire che tutti i giorni debbano andare così. Molti giorni saranno probabilmente in perdita e io man mano che andiamo avanti li documenterò in quello che poi sarà un video che magari uscirà tra un paio di settimane per andare a fare un po' il punto della situazione. Vediamo quindi adesso questi pro e contro. Il primo grande contro è che il copy trading è di fatto aperto a tutti. È vero, c'è una modalità di controllo, un filtro che applica Naga, però un filtro che se si è abbastanza bravini si riesce a passare. Il problema è che abbastanza bravini tante volte non vuol dire per forza profittevoli nel lungo termine, perché magari mi va bene quei 10 trade che apro, però magari appunto ho avuto solo una botta di fortuna. Per diventare trader su Naga infatti ci sono diverse fasi da superare. Prima di tutto bisogna chiaramente creare un account e verificarlo, diventare VIP, quindi depositarci del capitale sopra, e per partire bisogna essere almeno Iron, aver effettuato almeno 10 operazioni e dopo 30 giorni il sistema valuterà il nostro punteggio di rischio e renderà quindi il nostro account disponibile per essere copiato oppure no, lo rifiuterà. Quindi un filtro c'è, però diciamo che se va di fortuna un trader può passarlo e poi in realtà dopo rovinarsi. Quindi se uno di questi trader, per esempio, che ha avuto solo fortuna, che non è un vero trader, inizia a aprire posizioni, le persone lo copiano, ma poi inizia a perdere e basta, diventa un gran casino per tutti i copiatori. Ancora una volta, quando fai copy trading stai di fatto affidando il tuo capitale, le tue operazioni ad un terzo. E quindi è importante che tu sia il filtro, quindi che tu vada ad analizzare tutte le statistiche relative a quel trader. E tieni sempre, mi raccomando, presente quel meccanismo gonfiato del win rate che ti ho citato poco fa. Altro contro, quindi, è che non è una soluzione totalmente automatizzata, ma ci dobbiamo essere noi ogni tanto, quantomeno, ad andare a piazzare gli stop loss perché non vengono copiati o non vengono messi dai trader appunto che stiamo seguendo, e tutta la parte di ricerca, di comprensione, di analisi, del monitorare attivamente quelle che sono le posizioni che vengono aperte e chiuse, quindi il rendimento di ciascun trader. Ecco, questa è un'altra parte ovviamente importante che diventa un contro perché non è la soluzione passiva che ci possiamo aspettare, è un pro perché comunque ci permette effettivamente di mettere mano, e questo è ottimo perché Naga ti permette appunto di andare lì e impostarti il tuo stop loss, il tuo take profit e tutte le tue cose. Il pro grande del copy trading è che è snello ed è liquido. Non è come dare i soldi ad un fondo e tenerli bloccati lì 5 anni. I soldi restano sul nostro conto. Tra l'altro, con Naga i soldi fermi sul conto generano anche un interesse, attualmente del 2,4% annuale, interesse pagato giornalmente direttamente sul nostro saldo, e parallelamente vengono utilizzati appunto dai trader che stiamo copiando. Noi possiamo decidere il rischio,
noi possiamo decidere lo stop loss, noi possiamo decidere se chiudere, come ho fatto poco fa, le operazioni, se mettere in pausa, non tradare in un determinato giorno perché ho una festa, piuttosto che invece lasciar correre. E ancora da sottolineare, il copy trading, esattamente come il trading, è uno strumento ad altissimo rischio. Si rischia di perdere tutto. Quindi non ci si espone con tutto il patrimonio, ma se proprio vogliamo esporci, vogliamo provarlo, lo dovremmo fare con una piccola parte del nostro capitale, non con tutto. Una parte che siamo disposti a perdere per intero, perché questo è il rischio. Può avere, in definitiva, il copy trading senso all'interno di un portafoglio grosso come strumento di diversificazione dell'operatività, che è esattamente quello che sto facendo io. Non va utilizzato come uno strumento di guadagno extra, ma va utilizzato come uno strumento di diversificazione rispetto al nostro portafoglio macro che è posizionato sugli investimenti che vogliamo. In ogni caso, su Naga trovi entrambe le cose. Ti ricordo qua sotto il link, puoi ricevere in regalo fino a 100 azioni reali con valore tra i 25 e i $600 l'una, utilizzando il link qua sotto e seguendo le istruzioni. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, fammi sapere se hai già provato il copy trading e come ti sei trovato, e se aderisci alla promo di Naga, fammi sapere che share ti hanno dato. Ti lascio qui i miei ultimi 2 video. Se ancora non li hai visti, valli a vedere perché sono veramente, veramente potenti. Se clicchi qui invece puoi andare a dare un'occhiata a Naga. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.